Rockingham, questa gradevole cittadina balneare. Penguin Island is home to the little penguin, the smallest species of penguin in the world. Ho lasciato la capitale del Western Australia e comincio adesso l'esplorazione della costa meridionale. Tanto mi piace godermi un pomeriggio insieme ai locals. Io non sono abituato a questi colori così cristallini, nitidi tutti i giorni, sempre. Volevo venire a scoprire la gente del sud, che è famosa per essere particolarmente amichevole. It's probably a few hundreds years old. 400? Yeah, could be. Guardatelo bene questo video perché è quello in cui mi spingerò più all'interno, nel cuore verace australiano. E la prima tappa è proprio quella di Rockingham, una cittadina che si affaccia anche qua sull'oceano, dove c'è tantissimo verde. Faccio una passeggiata qua su Cape Peron, dove c'è una rete di sentieri su questo promontorio, dove ci sono anche delle strutture della seconda guerra mondiale. Ci sono le chiome di queste piante abbastanza basse che sembrano proseguire nel cielo seguendo la stessa forma delle nuvole. Qua l'acqua color smeraldo è qualcosa di spettacolare. Il sentiero raggiunge appunto la spiaggia. Che voglia di farmi un bagno. Uno degli highlights di Rockingham è la nuotata con i delfini selvatici. Purtroppo l'escursione è stata cancellata e mi piange il cuore per via delle condizioni meteo un po' proibitive, e in realtà poi alla fine è molto meglio di quello che sembrava. In Australia, dal punto di vista delle misure di sicurezza, vogliono essere estremamente sicuri, che tutto si svolga in sicurezza, e quindi proprio se c'è qualcosa di minimamente storto cancellano le cose. Quindi è andata così. Però c'è una valida alternativa, ovvero Penguin Island, l'isola dei pinguini, che emerge a pochi minuti di navigazione dalla costa. We used to have about 2,000 penguins on the island, and we now only have 112 penguins left. This is because the warming ocean temperature. È una colonia di pinguini ed è per questo che si chiama Penguin Island, anche se sarà molto difficile per voi vederli, perché stanno tante ore al largo, praticamente tutto il giorno, c'è alla ricerca di cibo. La sola ondata di calore marina del 2011 ha ridotto la locale popolazione di pinguini dell'80%, e il calore li costringe a nuotare sempre più lontano verso il più fresco sud in cerca di cibo. Not being able to bring the food back to regurgitate to their little baby penguins, so the little babies aren't getting food because they are having to travel so far. Stanno stanziali sull'isola soltanto nei mesi estivi, tra dicembre e gennaio, perché l'acqua è troppo calda, loro non hanno una grande capacità di termoregolazione, quindi morirebbero. So they have a pretty hard life, these penguins. They do have a pretty hard life. In December as well, they go through their molting period where they lose all their feathers. So during this time, they're stuck on the island and they cannot eat. So they are very traumatized during this time. And if there's not enough food for them out there, they're obviously not going to survive. È una spiaggia meravigliosa che fa parte di una riserva naturale, e ci sono un paio di spiagge dove comunque si può fare il bagno, ed è anche un'importante colonia di pellicani, sono bellissimi. Mi sono fermato a Mandurah a mangiare sul porto, è soltanto un pit stop in realtà, però è una graziosissima cittadina con una rete di canali. E adesso mi sto godendo questo delizioso merluzzo di Shark Bay, che è una zona che si trova nel nord del Western Australia. È un viaggio quello che sto facendo che è lontano anni luce dall'overtourism. Non ho praticamente mai avuto la percezione di essere travolto dal turismo o a quello di attraversare posti che siano esclusivamente turistici.
C'è il parcheggio da un'ora sulle strade, però praticamente non esiste il disco orario, quindi tu non indichi l'ora. Sono talmente corretti che nessuno controlla esattamente quanto stai. E un'altra cosa a cui ancora non mi sono abituato sono i cieli del Western Australia. Sarà che qua è sempre molto ventilato, siamo sull'oceano. I colori sono sempre nitidi perché il cielo è sempre cristallino, la luce tagliente, i colori corposi. Per dare un'idea della fissa degli australiani per lo sport sulla vetrata del centro delle Performing Arts qui a Mandurah sul porto c'è questo invito a fare attività fisica, ma non solo, la grafica ti dice in quel tratto specifico quale attività fare, i piegamenti, alzare le ginocchia, insomma ci sono tutti i disegnini con cui restare attivo almeno per la lunghezza di questa passeggiata. Per la prima volta dopo giorni di vita costiera nel Western Australia, viro verso l'entroterra, costeggiando pascoli sconfinati e attraversando foreste arcaiche che producono silenzio. Le ultime scaglie di luce si impastano con le curve dell'orizzonte, quando arrivo in una casa in mezzo a una foresta di eucalipti dove passerò la notte. Qui, a Kandinap, risiede una coppia di coniugi francesi, Brigitte e Joël. Al tramonto, nel loro pascolo, si radunano decine e decine di canguri. È la prima volta che li vedo. Domani i due proprietari mi mostreranno la loro foresta. Per questa sera ho prenotato un tavolo in un villaggio in mezzo al bosco dove è in corso una festa. Nanap, questo è il nome del villaggio dove sono finito, qua nel cuore della zona sud del Western Australia. Da domani andrò nella zona di Margaret River, però volevo perdermi un po' tra le foreste dell'entroterra. Poi c'è un cagnolino che mi sta... Che c'è? Cosa c'è? Sono finito nel cuore di una festa folk, anzi qua questa musica la chiamano bluegrass. Pensate che questi musicisti, che solitamente non suonano insieme, stanno suonando da oggi a pranzo, adesso siamo al dopo cena. Cosa c'è? A tarda sera lascio il locale e torno nella casa in mezzo alla foresta. Evitate di guidare di notte in queste zone se potete. Attenzione ai canguri. Questa casa nella foresta è circondata di canguri all'alba e al tramonto, è l'ora in cui vengono fuori e si mettono a mangiare l'erba. E c'è questa bellissima vallata che sprofonda verso il tramonto che ho visto qua appena sono arrivato. Adesso vado a fare una passeggiata nella foresta qua attorno. Is a Jara tree. You see the bark? The bark is striped. This one is a Mary. That is a Mary tree. The bark is like a crocodile. Ok. That is a Mary. That is a Jara. It is a grass tree, so maybe this one is 200 years old. And the kangaroo like to sleep under the... Oh really? Oh yeah, yeah. White ant inside. Million. Oh yeah. You have so many animals in your property. It's very quality.
It's very quiet. Joël e Brigitte hanno scelto di trasferirsi qua dalla Francia 16 anni fa dopo essersi innamorati dell'Australia. Ora posseggono una foresta. What did you like the most of this place when you came here the first time? I think everything, because the bush is different. You can see a lot of trees, all are different. Look, that is beautiful. Yeah, you're very lucky. You made the right decision. If you like the wildlife, Western Australia, the corner of Western Australia, it's a very good place. Because no neighbor, no noise, no light. Beautiful skies. I've been impressed about how beautiful skies are here, like sunsets, dawn, in the nighttime. The sky is always so... No pollution. No pollution. So, La loro abitazione è completamente autosufficiente per l'acqua e l'energia. because the sun is running good, we are 54 volt. And the kangaroos likes the shadow here. Yes. How many kangaroos are here? 400-500, I think. Just on my property, and maybe more. We don't know. But the number increase. That's good. Why? Food, water, grass everywhere in the paddock. No predator, only the fox. Because the Aboriginal people helped. They touch nothing, and they know exactly what you have to do on the property. I want to try to see some Aboriginal people to learn more about the trees, about this area. Yeah, they know many secrets and they kept the nature pristine and authentic for And thousands of years. Yeah, they understand exactly the nature. Sono tornato a Nanap di giorno ed è questo piccolo borgo la cui vita si svolge tutta lungo la strada principale. Un clima rilassato, uno stile di vita assolutamente pacifico. Sono venuto a fare colazione, ho preso una torta in una pasticceria a gestione familiare. E ci sono diverse art gallery. Vi avevo infatti avvisato che nell'area qua anche a Margaret River ci sono molti hippie. Questo sentiero vicino a Nanap ripercorre l'antica via del legname, perché queste foreste venivano utilizzate appunto per reperire legname. Nel 1908 in particolare era iniziato questo tipo di lavorazione. È una foresta di eucalipti, di giarra, questi eucalipti altissimi, veramente decine e decine di metri. Hello, hi. Almost there. Nel pomeriggio abbandonerò la foresta per andare sulle scogliere dove si uniscono due oceani e cominciare ad esplorare l'amabile regione di Margaret River. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.